Lancia. C'è stata una macchina che poi l'ha lanciato verso la Monte Carlo Turbo, verso l'LC1 e l'LC2 ed era l'X19. Sì, c'era l'X19 che è stata quella anche, c'è stata anche una collaborazione con Lancia per lo sviluppo della Stratos. Forse l'hanno fatto perché Daniele Audetto mi conosceva, perché avevo fatto la Miura che pur non essendo da competizione qualche conoscenza me l'aveva data. E c'è stato, però quello era un rapporto soltanto di consulenza. Invece poi dopo la nostra X19, che è stata figlia della nostra vettura prima che abbiamo fatto, la SP10 e SP13, una vettura con motore posteriore centrale derivato dal Fiat 128, lo stesso powertrain montato sull'X19. Lì la vettura vinceva la classe in tutte le gare in salita, era anche bella, lì Bertone l'ha fatta bellissima, ha esposto quella macchina a un salone di Parigi, è stata veramente per noi una grande promozione, insomma ci siamo fatti conoscere per la prima volta all'estero con quella macchina e per la prima volta non sulle piste ma al Salone dell'Automobile di Parigi. Però più di lì è nato l'idea, ha dato l'idea a Fiori di chiedere il mio supporto per lo sviluppo della Beta Monte Carlo, che aveva lo stesso regolamento, era il gruppo 5, cioè le vetture con un telaio derivato dalla serie. E è stato un momento di crescita molto bello, in un ambiente molto bello, con dei piloti assolutamente importanti, con un campionato mondiale vinto in un modo imprevisto da Cesare Fiorio, che ha avuto una di quei colpi di genio che capitano ai grandi come lui. Allora il regolamento era punteggio uguale per le vetture fino a 2 litri e oltre 2 litri. A parità di punteggio a fine campionato vince la vettura di classe superiore. Allora, il primo anno Lancia e Porsche a pari punti, vince Porsche perché era oltre 2 litri. Allora, il terzo anno Cesare Fiorio fa un motore 2001, quindi oltre 2 litri, preparata poi in un modo magistrale da Gianni Tonti, da tutta la squadra, dai piloti. Al Mugello si presenta, con l'iscrizione all'ultimo momento, sorpresa per la Porsche, si presenta nella classe oltre 2 litri. È stato sufficiente ha fatto il primo assoluto, alla Porsche ha tolto in quella gara i punti del primo assoluto, del primo, quindi nella classe fino a 2 litri Lancia aveva tutti primo, oltre 2 litri la Porsche aveva tutti primo e un secondo, e allora Lancia è diventato campione mondiale. È stata una magnifica esperienza, che poi c'è stata la LC1, che è stata una vettura proprio da competizione, la LC2 con la sfida alla Porsche. Vinceva la Porsche, però ci siamo tolti anche delle soddisfazioni importanti, delle belle vittorie, delle gare belle. Insomma, è stata veramente una magnifica esperienza che mi ha permesso di crescere a tutta l'azienda, eravamo piccoli, loro eravamo 20 persone, ma affrontare dei programmi, le grandi gare del Giro d'Italia, insomma, sono tutte state dei momenti che hanno permesso all'azienda di fare il salto di qualità. Diciamo, ci pagavano il giusto per imparare, come ci è capitato fortunatamente per tanto tempo dopo. Siamo sempre stati coinvolti in progetti molto importanti che ci hanno permesso di crescere e di imparare e di avere anche, di raggiungere la solidità aziendale, perché programmi pagati il giusto, insomma, senza rischi. Insomma, è stato un bel momento. Io devo molto alla Ferrari, devo molto perché ho cominciato in Ferrari, perché ho preso il virus delle corse là, per quello che è successo poi con la 333, ma devo molto anche alla Lancia. Sono in molti a dovere tanto alla Lancia, però alla fine la Lancia la stanno trascurando tutti, o forse non c'è modo di non trascurarla. Ma conoscere le strategie dei grandi costruttori adesso che ci sono poi tutte queste concentrazioni è anche difficile. Certamente perdiamo qualche pezzo, insomma, perché ha rappresentato molto la Lancia come storia, sì, all'inizio proprio è stato uno dei motori dell'evoluzione automobilistica, non solo in Italia. Tutti, per esempio, abbiamo detto, io per primo continuo a dire, l'architettura della Miura è stata figlia della Mini di Sigonis, che aveva il motore trasversale col cambio trasversale.
Il che è vero, pochi però dicono che poi in seguito l'architettura motore trasversale anteriore con uno schema, con un'architettura come quella come è adesso, col cambio separato, è stata quella della Lancia Primola, progettata da Giacosa. Quindi la Lancia ha continuato sempre a fare delle cose belle, ha sempre avuto delle macchine estremamente interessanti. Un altro grosso cambiamento, un grosso salto fu quello dell'IndyCar. IndyCar ci siamo arrivati assolutamente per caso e per merito di Ferrari. Noi abbiamo progettato per Ferrari e anche costruito la parte telaistica della Ferrari 333. È stata un'idea di Piero Ferrari. È cominciata da un'indicazione sua, da una richiesta sua per fare una vettura per correre nelle gare degli Stati Uniti, soprattutto le gare di durata. Mi ricordo che ero andato con lui a vedere la prima gara negli Stati Uniti alla Imrock di una Ferrari 333, ha poi vinto tante gare, 24 ore di Daytona, 12 ore di Sebring, tutte quelle gare, poi ne ha vinte tante anche in Europa, ha avuto proprio una seconda vita in Europa. C'è stato nel momento della scissione di IndyCar, che trascurava o considerava Indianapolis a livello di tutte le altre gare, allora Indianapolis era nata una corrente, dice, ci facciamo il nostro campionato. È venuto a trovarci con gli organizzatori di Indianapolis Andy Evans, che aveva la nostra 333, aveva detto loro attenzione che le vetture le fanno anche da corsa, le fanno anche in Italia. Tant'è che era venuto qui con i rappresentanti di Indianapolis, che volevano fare quella che si chiamava allora la Indy Racing League, la IRL. Il nome IndyCar è ritornato dopo, è partito come IndyCar, poi è rimasto agli organizzatori, è ritornato dopo quando si sono fuse le due serie. E questo è venuto qui con gli organizzatori, dicendo ma tu saresti disposto a fare 15 macchine per Indianapolis? E ovviamente non poteva, la risposta era altro che, certo, non c'era mai capitato prima che qualcuno venisse a ordinare 15 macchine tutte in una volta, siamo arrivati negli Stati Uniti con estrema facilità, però la competizione era molto dura perché c'erano almeno due costruttori di vetture diverse. Ogni anno si cambiava, si faceva un modello nuovo e i team ovviamente passavano da una macchina all'altra secondo la vettura che fosse ritenuta più competitiva. Ci siamo svenati noi e GeForce, che era il nostro competitore più forte. C'erano anche altri, ma GeForce era il nostro competitore più forte, perché era una lotta incredibile, ogni anno una vettura nuova, un anno andavano più forte loro, un anno più forte noi, fin tanto che alla lunga l'abbiamo vinta noi, ma è stata una lotta molto dura. Poi è diventata monomarca non in modo ufficiale, ma nei fatti sì, adesso è ufficialmente, sono tutte vetture di nostra costruzione, però non è stata persa la tensione tecnica, perché si devono fare delle vetture ovviamente sempre più sicure, sempre più affidabili, una grande attenzione ai costi non solo della vettura ma anche dei ricambi, una grande attenzione agli aspetti spettacolari della competizione, cioè devi fare delle vetture nelle quali sia facile il sorpasso, nelle quali sia non troppo facile il sorpasso, perché se è troppo facile allora è capitato un anno che facevano un po', soprattutto negli ovali, quello che succede nelle gare, qualche volta nelle gare ciclistiche, che uno non vuole stare in testa perché poi l'ultimamente è sorpassato. E allora ci voleva un buon equilibrio fra le due soluzioni. Vetture poi molto sicure anche nei circuiti stradali con i cordoli e cose del genere. Insomma, ci siamo fatti una buona reputazione, siamo rispettati, siamo un'attività che va bene, stiamo già pensando alle vetture di domani e di dopodomani, con loro si lavora molto bene, insomma. E quella delle vetture monomarche sta diventando ormai un modo di correre comune, che è un po' più semplice dal punto di vista della prestazione, ma è altrettanto e come sempre difficile dal punto di vista tecnico. Devi fare una vettura che vada comunque un po' più veloce della precedente, che costi un pochettino meno, anche come ricambi. Devi dare un servizio di assistenza tecnica da permettere anche ai team meno robusti di imparare presto ad operare la macchina. Deve esserci comunque in ogni posto, sempre, in tutte le parti dove corre la vettura, un servizio ricambi adeguato e un servizio di assistenza tecnica adeguata. Devi essere flessibile a seguire anche le richieste degli organizzatori dei team. Quindi è una partita che alla fine te la giochi con la qualità, insomma, alla fine devono essere contenti di aver scelto te, perché ce ne sono
tanti ovviamente, che vorrebbero fare la stessa cosa. Insomma, fortunatamente in tanti, nei settori nei quali siamo impegnati, le cose continuano ad andare bene. Stiamo uscendo dalle vetture a livello più basso, il Formula 4 e anche il Formula 3 regionale. Abbiamo il Formula 3 internazionale, abbiamo la Formula Open, che sono le vetture più basse. Poi abbiamo però la Indy Light, abbiamo la IndyCar, la Super Formula giapponese, la Super Formula Light in Giappone, le vetture per le gare di durata. Nell'LMP2 abbiamo sottovalutato un pochettino i nostri competitor Oreca e stiamo soffrendo un po', anche perché non possiamo intervenire a modificare la vettura, ma adesso si riaprono la partita perché possiamo aggiornarla e vogliamo tornare a vincere anche lì. A dire la verità, nel regolamento c'era scritto che dopo il primo anno avremmo potuto aggiornare la vettura, ma poi non c'è stata data questa possibilità. Speriamo che adesso si riaprano la finestra per poter aggiornare e rendere più competitiva le vetture, ma la stessa vettura modificata secondo i regolamenti americani ci ha dato grandi soddisfazioni, perché abbiamo vinto le ultime 24 ore di Daytona, abbiamo vinto 2 volte la 12 ore di Sebring. Insomma, secondo me è una vettura che va bene e speriamo continui ad andare bene. Riusciamo a far capire all'appassionato di motori italiano perché l'IndyCar in America è così seguita, è così bella? C'è ovviamente una tradizione. Poi ci sono quelle vetture negli ovali che magari noi vediamo, conosciamo abbastanza poco, ma lì vedi sempre il pilota quello che fa. E li vedi tutti i piloti quello che fanno, veramente lo spettatore ha sott'occhio la competizione. Poi sono diventate estremamente aperte e anche perché come sono fatti i regolamenti è un pochettino più imprevedibile. Nelle gare di Formula 1 è abbastanza improbabile che un pilota che non sia delle prime 2 file vinca la gara. Mentre invece là, dal momento che quando viene una rossa comunque si ricompatta tutto, si possono rivedere le strategie, qualsiasi situazione buona per ricompattare tutto il pacco dei contendenti, è molto più imprevedibile. Qualche volta la vittoria può anche essere dettata dalle circostanze, della fortuna, possono andare anche al di là del merito, ma certamente molti di più hanno possibilità di vincere. Secondo me conta anche molto la possibilità di avere un contatto diretto da parte dello spettatore col pubblico, e ci sono i circuiti dati per fare queste cose qui. Poi l'andare anche nelle città, ci sono molte gare tipo Monte Carlo, dove per la prima volta gli spettatori vedono la competizione, un po' quello che sta facendo la Formula E, che va quasi sempre nella città perché rappresenta una novità. Insomma, quando c'è la gara a Roma c'è tanto interesse perché sono anni che non vedono una vettura da corsa da vicino col Formula E. A un certo punto vi siete ritrovati ad essere appunto un monomarca non ufficiale, quindi come azienda molto proiettata al futuro, alla ricerca, alla novità, avete deciso di andare a spostarvi anche in altri campionati, avete sperimentato cose nuove. Alla fine IndyCar è diventata davvero un monomarca ufficiale, voi vi siete spostati a sperimentare dove? Ma noi, quando ci è stato chiesto di fare il Formula E, ovviamente abbiamo detto sì, senz'altro, subito, di sicuro. Perché? Perché sappiamo che andrà a finire lì, anche se in un modo quasi indolore. La transizione verso almeno la vettura ibrida è in atto e sarà completata fra poco. Pochi sanno che la Formula 1 è una delle vetture ibride più efficienti che ci siano. È stato poco evidenziato questo aspetto, che di che cosa c'è stato di sforzo anche tecnico. Oggi le vetture vanno forti più di 5 anni fa consumando metà della benzina. Io ho l'impressione che fra 4-5 anni tutte le vetture dovranno recuperare energia, tutte le vetture saranno ibride. Cioè anche lì c'è tanto da fare. Ci sarà anche l'evoluzione delle vetture elettriche, è in atto, ci saranno le vetture elettriche da rally, ci saranno le vetture elettriche per le gare di durata, così provi anche quanto uno è veloce a farsi ricaricare. Insomma, cambierà anche quello. Fortunatamente le competizioni continueranno a essere un campo di sperimentazione come hanno sempre fatto. E nello stesso tempo noi come azienda abbiamo spostato di molto la nostra attività, non soltanto le vetture da competizioni, ma per il 50% della nostra attività ormai siamo nell'attività di supporto ai grandi costruttori per le vetture di nicchia ad alte prestazioni.
Bugatti fra i primi, ma non solo, noi lavoriamo per tutti i costruttori di vetture a grandi prestazioni, per Porsche, Ferrari, Maserati, Lamborghini, con grande piacere dal momento che continuano a venire. Ho l'impressione che facciamo un buon lavoro e che ci venga riconosciuto quello che facciamo. Questo nelle aree dell'aerodinamica, della dinamica del veicolo e delle strutture in carbonio. Questo non vale niente, però mi fa piacere se c'è anche lei. Porca miseria, questo che me lo guardo subito. Dove l'ho trovato? Dov'è che ha fatto? Tra l'altro la prefazione è di Loris. Porca miseria, stasera comincio subito. Grazie a voi. Grazie a voi. Ho messo di non prendere il mio cantato filtro.